Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di aprile 2026. Abbiamo la carta della morte, amici del Capricorno, è un periodo di tagli, è un periodo di rinascita, giustamente siamo anche in primavera, quindi può essere un momento trasformativo, un momento dove potrebbero cambiare le regole per qualcuno, mi stanno dicendo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 7 di coppe, un asso di pentacoli, abbiamo un 4 di pentacoli, abbiamo un 4 di bastoni, 10 di coppe, abbiamo un 3 di bastoni, abbiamo il re di spade, e un cavaliere di pentacoli. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è il movimento energetico di questa seconda parte di aprile. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi il lavoro, l'amore, il denaro, eccetera. Allora, devo dire che partendo con questo 7 di coppe c'è come un ventaglio di possibilità che vi si stanno aprendo davanti o che vi state aprendo. Andiamo a vedere questo 7 di coppe. Abbiamo un 6 di spade, ce n'è un'altra sotto, sì. Allora, 6 di spade, 8 di bastoni, re di coppe e fante di bastoni. Difatti ci sono varie possibilità effettivamente che si aprono. Potreste essere contattati da qualcuno che non sentite da tempo. Se fosse una questione romantica potrebbero esserci più di un'energia. Se fosse una questione lavorativa potrebbe essere un'azienda, diciamo, datata, un po' più che conoscete da più tempo e una magari un po' più nuova, con la quale potrebbero esserci delle conversazioni interessanti. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. Regina di coppe, e cavaliere di spade. C'è come una sorta di indecisione. C'è un inizio con questo asso di pentacoli, però titubante, mi viene quasi da dire. Perché il cavaliere di spade mi indica come questa energia che va e che viene, questo stato emotivo della regina di coppe che sale e scende. C'è come un qualche cosa di concreto che potrebbe manifestarsi nel quotidiano, ma con una certa intermittenza, mi verrebbe da dire.
Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Ok. 9 di bastoni, regina di bastoni, re di pentacoli, 7 di spade. Sento che qui siete un po' voi probabilmente che avete questi alti e bassi, ve la state un po' raccontando su qualcosa. Questo 7 di spade può effettivamente far venire a galla qualche tipo di verità inerente, un vostro attaccamento materiale potrebbe essere, il fatto che ci sia questo inizio un po' intermittente potrebbe voler dire che siete tentennanti, un po' magari siete presenti, un po' no. Può essere nell'azienda, nella relazione con questa persona. Io sento che è come se in questa parte del mese ci fosse come una sorta di resa. Mi arrendo a quello che qui è, diciamo così, intermittente, o smetto di essere intermittente e mi arrendo, cedo. Andiamo a vedere il 4 di bastoni perché è una bella carta. E questo? È sempre di qua. 7 di coppe, che è la carta con cui avete iniziato. Sì, c'è qualche tipo di illusione, qualche cosa che non vi fa stare sereni. Tenete presente che con la regina di coppe, al contrario, potrebbero essere proprio emozioni che non riuscite a comprendere, alti e bassi emotivi, potrebbero essere paure, potrebbe essere qualche tema molto profondo di voi stessi, secondo me. Andiamo a vedere il 4. 3 di spade e 9 di coppe, c'è un tema legato alla sofferenza qui, può essere che qualcuno non si voglia buttare per paura di soffrire, che si sia reso o arreso in qualche modo. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Ho come la sensazione che qui ci sia un atteggiamento di andi e rivieni che utilizzi un po' delle scuse. Allora, per il 10 di coppe abbiamo un fante di coppe al contrario, la carta della torre, la morte e la stella. È come se fosse morto un desiderio o se doveste rigenerare un desiderio. La cosa che mi colpisce è questo 6 di spade e sotto la torre. C'è qualche ideologia, qualcuna di queste idee che avete a inizio periodo che secondo me vanno un po' ridimensionate, vanno trasformate. È come ricalibrare gli obiettivi. Andiamo a vedere il 3 di bastoni perché c'è comunque un movimento in avanti, un movimento di crescita, c'è un 4 di spade e un 4 di coppe. È come se doveste ripartire, ma più tranquilli, più lenti. Anche qui abbiamo un cavaliere di pentacoli alla fine. C'è come bisogno di prudenza, di fare un passo per volta. E secondo me passare da questo re di spade vi aiuta un attimino a schiarirvi le idee. Potrebbero anche essere delle regole necessarie per questo nuovo rapporto, relazione o situazione. Andiamo a vedere il re di spade, abbiamo un 10 di spade e un asso di coppe. Quindi è un buon periodo per concludere con qualche pensiero del passato, con qualche dolore, con qualche sofferenza e aprire finalmente il cuore. Perché comunque c'è un asso di coppe, ragazzi. Qui può essere un qualche tema che deve guarire, può essere un tema legato a dei figli anche per qualcuno, non lo vedo tanto, però per qualcuno potrebbe essere così. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Imperatore, quindi fine mese direi concreta, ma già all'inizio
scusate, diciamo la terza settimana c'è questo asso di pentacoli, quindi un qualche cosa di concreto inizia ad essere imbastito. Più che altro siete voi che secondo me dovete lasciare indietro certi attaccamenti, certe idee. Andiamo a vedere. Abbiamo imperatore, diavolo e fante di pentacoli. Datemi una carta per il diavolo. Otto di coppe. Allora, le carte vi dicono di essere molto 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 prudenti perché c'è quasi il rischio che tolti un po' questi attaccamenti, questi pensieri limitanti, queste ideologie che avevate, la tendenza è quella, sì, c'è bisogno di trasformare questa relazione, questa situazione, questo vostro modo di pensare per poter far partire qualche cosa, ma mi viene da dire, mettete anche voi le vostre regole, perché fate attenzione, perché con questo diavolo potrebbero esserci dei forti condizionamenti o potreste essere condizionati da qualche cosa di più grande, da qualche cosa di, mi viene da dire, futuro. Cercate delle basi solide che comunque con l'imperatore secondo me arrivano. Però dettate anche voi le vostre regole col re di spade. Allora, andiamo ai vari settori. Parliamo di lavoro e di disoccupati. Secondo me qualche cosa potrebbe iniziare, soprattutto se siete apprendisti, diciamo in età d'apprendistato. Può essere un lavoro in qualche azienda a conduzione familiare, in qualche azienda piccolina, secondo me, però sì che ci sono, insomma, c'è una buona energia perché un qualche tipo di lavoro stabile inizi. Potrebbe essere all'inizio un lavoro così, un lavoro part-time, perché sento come se doveste imparare qualche cosa. Ehm, Sinceramente non vedo contratti per adesso, però sì la situazione lavorativa si sposta, quindi se per caso doveste trovare qualche lavoro in nero e non vi andasse bene, magari imparate la maestria questo mese e poi salutate tutti, insomma, cercate quello che voi sentite vibrare con voi. Però diciamo che gli apprendisti in questo mese sono particolarmente favoriti o i posti di lavoro dove siete disposti ad imparare qualche cosa di nuovo. Per le persone che sono occupate, allora, io sento che tutto sommato le cose vanno bene a livello di ambiente lavorativo, però se c'è qualcuno che si sta aspettando qualche ruolo in più, qualche pacca sulla spalla, qualche ringraziamento, qualche premio, ragazzi, no, toglietevelo dalla testa perché sì, è vero, c'è un asso di pentacoli, quindi qualche cosa potrebbe arrivare, ma è più, secondo me, la classica pacca sulla spalla che non un reale privilegio, che non un reale valore aggiunto che arriva. Diverso è se state aspettando qualche promozione, perché quella sì potrebbe effettivamente arrivare, responsabilità in più, nuovi ruoli da gestire, nuove zone da gestire, nuove persone da gestire. Però quello che mi sento di dirvi è mettete subito in chiaro quello che è la remunerazione aggiuntiva che vi spetta di diritto. Ok? Perché qua potrebbe esserci come un essere poco chiari per quello che riguarda lo stipendio, darvi la promozione e l'aumento di stipendio, ciao. No. Quindi siate chiari, fissate voi le vostre regole. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, potrebbero esserci nuove collaborazioni, ma vi dovete spostare. Io ho come la sensazione che abbiate bisogno di togliervi da un periodo stagnante, che stiate pensando un attimino quali sono le varie possibilità. Qui ho l'idea che potreste effettivamente, diciamo, dover rigenerare un po', potrebbero essere i servizi, i prodotti,
il marketing, la comunicazione, cioè c'è un qualche cosa che ha bisogno di restyling. E ho l'idea che potrebbero venirvi bene certe collaborazioni. Per quello che riguarda la parte economica, quindi i soldi, io non sento che vada male. C'è un leggero aumento delle entrate, potrebbe essere qualche soldo in più, qualche piccola vincita, ehm, non lo so, magari qualche investimento che vi frutta meglio del normale. Però è anche vero che avete come bisogno di mantenere monitorata tutta la vostra situazione finanziaria. Parliamo di relazioni. Allora, per quello che riguarda la famiglia, sento che c'è bisogno di staccarsi da qualcuno. C'è bisogno di staccarsi, può essere sia una figura materna che una figura paterna. Diciamo che sento che sono come i genitori più che i figli. Ehm, Può essere un distacco a livello economico. Può essere anche un distacco a livello di regole, cioè questa è la mia vita e seguo quello che vibra con me e non le aspettative che voi avete per me. C'è come un distacco da qualche idea familiare. Se per caso non avete più la famiglia, potrebbe esserci qualche lealtà familiare e vi invito a approfondire il tema con le costellazioni familiari, però potrebbe effettivamente esserci qualche lealtà familiare da parte vostra che vi sta un po' bloccando. C'è come bisogno di tagliare queste regole, queste ideologie, come vi dicevo all'inizio. Parliamo di sentimenti. Allora, se siete single, devo dire che non vi mancheranno i corteggiatori o le corteggiatrici. Ehm, Effettivamente vedo due energie, minimo, ragazzi, minimo, perché se ve le devo dire tutte, potrebbero essere anche tre o quattro. Però diciamo quelle più importanti con le quali vi affaccerete in questa seconda parte di aprile sono principalmente due. Se poi è una, prendete i due messaggi per la stessa persona. Però io ho come l'idea che una delle due potrebbe essere, oh scusate, ho mosso tutto. Una delle due potrebbe essere più giovanile, più divertente, più una compagnia più spassosa, mentre l'altra potrebbe essere una compagnia più matura con la quale affrontare temi di un certo spessore. Ci sono come queste due energie, una la sento più veloce, più dinamica, l'altra più pacata, più riposata, più tranquilla. E ve le portate dietro un po' per tutto il periodo, secondo me, per tutti i 15 giorni. E continuo a notare questa discrepanza di energia tra una e l'altra persona. Ditemi poi con chi vi fermerete, ragazzi, se con la persona più giovanile o con quella più matura e tranquilla. Può anche essere che siano di nuovo presenti anche a maggio, eh? Andremo poi a vedere il mese prossimo. Se siete in coppia o comunque se avete qualcuno in testa, io ho come l'idea che qualche cosa di diverso ci sia in questa seconda parte di aprile. Potrebbero essere trattati temi anche un po' spinosi, non proprio in modo diretto, probabilmente la prenderete un po' larga, però credo che potrebbero venire a galla certi temi un po' spinosi e quindi prenderete le cose un po' con calma. O, siccome c'è questa morte, allora qualcuno di voi, perché la morte ce l'abbiamo anche qui, abbiamo un 10 di spade, o qualcuno di voi deciderà di lasciar perdere,
ehm, perché non vibra, cioè c'è come questa altalena, no? Questa intermittenza che non vibra con voi e potreste dover mettere voi delle nuove regole in questa situazione e vedere poi come va. Vi dico, terminiamo, è vero che c'è anche il diavolo, però c'è anche l'imperatore, quindi o qui sono delle nuove regole che voi mettete alla relazione e si procede con calma perché ci sia il fante che è il cavaliere di pentacoli, o potrebbe essere una presa di posizione, quella che andrete a fare a fine mese, dove mi viene da dire taglierete la testa al toro con questa morte, direte le cose come stanno, anche perché comunque c'è un asso di coppe, si tratta effettivamente di aprire il cuore all'altro, però è come un ok, o così o così. Non dico che è un ultimatum, perché non c'è un asso di spade, però è un po' come dettare le regole del gioco, appunto. Ehm, per le persone invece che sono in una relazione difficile, clandestina, senza etichetta, allora io sento che le cose, è vero che sono senza etichetta, è vero che magari non si toccano temi in modo diretto, però è anche vero che le cose prendono una piega di consistenza molto concreta. Cioè, io sento che a parte tutto questo loop mentale di cui vi ho parlato prima, a livello concreto la persona è presente. Le cose sono, sì, è vero, non sono velocissime, perché c'è sempre questa intermittenza del cavaliere di spade, però è anche vero che secondo me si costruiscono. Guardate, imperatore e diavolo mi parlano tanto di regole, di controllo, di qualche cosa che è stabile, chiuso, concreto. Chiuso può essere sia positivo che negativo, prendetelo come vi viene, prendetelo come più vi vibra. Però abbiamo anche un re di spade, quindi c'è proprio questa componente di regolarizzare le cose. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Oltre le illusioni e schizofrenia. Abbiamo il giudizio e il due di spade. C'è parecchia, ci sono come dei dubbi, ci sono come queste due realtà, due figure, due figure, due figure. Cioè ragazzi, sì, dovete scegliere. Secondo me maggio dovrete scegliere con chi fermarvi. Mm? E poi oltre le illusioni è la carta del giudizio e in questo caso si tratta di guardare oltre, che può essere un oltre a livello di tempo oppure oltre le apparenze. Mm? Tenete presente che nei tarocchi normali il 2 di spade è rappresentato come una fanciulla bendata, quindi è come se ci fosse bisogno di guardarsi all'interno. Ed effettivamente anche in questa raffigurazione gli occhi sono chiusi. Quando gli occhi sono chiusi vuol dire che si deve guardare dentro noi stessi. Carta numero 31, potere, forza. Vedete, io lo sentivo qui. Qui secondo me ci sarà come una presa di posizione da parte vostra, potrebbe essere un io gioco entro questi limiti, io sto in questa relazione se le cose sono così, 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 se no non fa per me, perché qui avete un 8 di coppe, qualcuno potrebbe veramente decidere con questa morte di lasciare andare questa relazione, perché magari è l'altro o l'altra che vi mette troppe regole, eh. Si tratta qui di trovare un equilibrio, secondo me. Allora, andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Sei completamente libero di scegliere il tuo sentiero, quindi cercalo e seguilo e alla fine raggiungerai la meta, la tua autorealizzazione di me, la divinità presente dentro di te. Eh sì, ragazzi. Difatti l'otto di coppe è uno degli arcani minori dell'eremita, quindi vi dico, si tratta di capire voi dentro che cosa volete per voi, al di là di quello che vi possono offrire, quello che vi fa sentire al sicuro, quello che vi fa sentire protetti, quello che vi fa sentire un certo tipo di stabilità. Vi ricordo che qui avete anche il 4 di bastoni, Cosa vi fa sentire stabili?
Quali sono le cose che per voi sono importanti in una relazione romantica, lavorativa, di amicizia, che fanno, che vi fanno sentire sicuri? Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un hype, con un like, con la condivisione, piuttosto che con la vostra iscrizione al canale. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi può scrivere una mail. Io poi mando la lettera di presentazione dove spiego come funziona il lavoro personale, però tenete presente che la stessa cosa la tratto anche nella sezione degli abbonati e che quindi potete farlo per conto vostro. Sono 4 playlist per adesso, sono numerate e praticamente è un percorso di crescita dove tratto le credenze limitanti, la metafisica, la metamedicina, l'alto astrale, il basso astrale, il risveglio della Kundalini, come lavorare il terzo occhio, come trascendere l'ego, ci sono meditazioni, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in 30 anni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!